Ciao a tutti e benvenuti al terzo episodio dedicato ai microfoni. Oggi andremo a vedere dei kit per microfono alla batteria. Dal più economico, il kit Superlux si trova sui 200 euro su Thomann, poi vedremo il kit HPG Concert, si trova usato sui 400 euro, nuovo invece sugli 800 dai siti americani. Per finire il kit della Sennheiser 600 si trova sui 1000 euro su Thomann e sarà il nostro set di controllo. Le riprese e le registrazioni sono sempre effettuate qui al The Chicken Coop Studio da Tilly Lombardo, è uno studio di registrazione, mix e mastering professionale con sede ad Alghero in Sardegna. Per l'occasione abbiamo chiamato un drummer professionista, Sergente Lisano, che ci ha aiutato con il test. Le differenze tra i vari kit non sono così eclatanti, quindi come per gli altri video vi consigliamo di usare le vostre cuffie preferite o di accendere le monitor. Ok, vai con la prova. Bene, come sempre vi ricordiamo di mettere mi piace e iscrivervi al canale e di commentare nel caso abbiate qualche dubbio o qualche suggerimento. Più giù in descrizione trovate tutti i link utili che vi servono, oltre ai nostri social, quelli di Sergio e quelli del The Chicken Coop Studio. Trovate anche un link di Google Drive dove troverete uno zip con tutti i groove che abbiamo registrato, oltre ai sample
dei vari elementi alla batteria. Partiamo come sempre dal più economico, il kit della Superlux. Come abbiamo detto lo troviamo sui 190-200 euro sul famoso sito tedesco di strumenti musicali Thomann, ormai il pane quotidiano per tantissimi fonici, musicisti, appassionati e non. Vi arriverà con una bella valigetta molto robusta. All'interno troveremo una bella sorpresa, ci sono 7 cavi XLR maschio o femmina della lunghezza di 6 metri che ci permetteranno di collegare i microfoni alla nostra scheda audio, al nostro preamplificatore o quello che usiamo. Per la legge del contrappasso ovviamente abbiamo anche una nota negativa e sono gli overheads, ovvero i microfoni deputati alle riprese panoramiche della batteria. Assomigliano un po' ai microfoni usati per le misurazioni ambientali e la calibrazione degli strumenti. Però, come avete potuto sentire, il suono, dai, non è male, non è assolutamente male, sono dei risultati che 10-15 anni fa ci sognavamo, insomma, in questo budget. Da questi Superlux la batteria è ripresa più che decentemente e anche in post-produzione abbiamo delle tracce più che lavorabili. Non avendo avuto la possibilità di utilizzarli in live per diverso tempo, ci sentiamo di consigliarli per un utilizzo magari così anche quotidiano in sala prove o per le registrazioni delle demo, le pre-produzioni, ma perché no anche dei piccoli concerti o nei grandi eventi come muletto, magari come seconda o terza scelta. Come sempre la Superlux non ci ha deluso, anche questa volta abbiamo un prodotto veramente eccezionale, un rapporto qualità-prezzo che è imbattibile, più alto sicuramente degli altri due kit. Passiamo al kit HPG Concert, è un kit molto famoso, molto diffuso in tutto il mondo, si trova come abbiamo detto usato sui 400 euro, il sito ufficiale americano lo vende a 800 euro, in Italia io non sono riuscito a trovarlo neanche nei siti più famosi. Alla cassa abbiamo il famoso microfono D112 col suo design affusolato e la sua banda verde iconica, si riconosce da lontano. È molto usato, ma è anche amato e odiato, ognuno dice la sua, c'è chi dice che ha pochi sub, c'è chi dice che bisogna mobilirlo sui 400 Hz, c'è chi dice che suona un po' di cartone, o che ha comunque una punta molto buona. Quello che sappiamo per certo però è che è un buonissimo microfono che si può usare anche per microfonare altri strumenti, come per esempio il basso, o anche certi tipi di chitarre, o anche magari gli ottoni, la tuba, l'oboe, e via dicendo. Quindi è un microfono che è molto dinamico, sicuramente un buon investimento acquistarlo. I microfoni dei Tom non mi hanno fatto impazzire, neanche il rullante, sì, sono comunque buoni, molto affidabili e molto usati, ma secondo me, a mio parere, sono gli overheads che hanno fatto la grande parte di questa ripresa della batteria. Questo kit HPG va bene per tutte le occasioni, dei tre è sicuramente il miglior compromesso. Veniamo al kit della Sennheiser. Sennheiser 600 si trova a circa 1000 euro su Thomann, è un kit buonissimo, molto usato anche quest'ultimo in live, soprattutto i microfoni per i tom e il timpano, ma anche per il rullante è stato usato in diverse occasioni. La ripresa dei tom è più che dignitosa, è molto piena, sicuramente migliore degli altri due kit. La risonanza viene catturata in maniera lineare senza eccessiva saturazione. Abbiamo una pancia più che decente. Il microfono della cassa è un buonissimo microfono, non mi ricordo di averlo usato in live, ma qualcuno sicuramente lo userà perché è un microfono molto buono. Una piccola nota molto veloce. Sicuramente per chi già conosce questi microfoni avrete notato che la cassa risulta un po' più asciutta che nella realtà. Questo è dovuto a una questione di spazio. Non avevamo lo spazio necessario per far suonare tutti e tre i microfoni alla giusta distanza contemporaneamente, e fare tre riprese con i tre kit era un lavoro un po' lungo e non avrebbe avuto poi molto senso. Per quanto riguarda gli overheads non mi hanno fatto emozionare, sono simili comunque come dimensione e design a quelli della HPG, però il suono risulta più simile a quelli della Superlux. Dei tre questo kit è sicuramente quello che in live vi regalerà più emozioni, però come rapporto qualità-prezzo ragazzi non ci siamo. Bene, siamo arrivati alle conclusioni. Ringraziamo Sergio Intelisano per averci aiutato con il test, andate a trovarlo nei suoi social. Ringraziamo anche lo studio The Chicken Cop di Attilio Lombardo. Ci teniamo a farvi sapere che le registrazioni, come avete visto anche prima nelle immaginette nel test, sono state effettuate con un mixer digitale, il DL32 della Mackie. I preamp di questo mixer sono abbastanza puliti, quindi privi di colore, privi di colore
è quasi impossibile, però comunque sono abbastanza lineari, quindi ci hanno permesso di vedere le varie differenze nei vari kit. Ovviamente le registrazioni sono state effettuate in flat, anche in post-produzione, nel montaggio del video e nel livellamento delle varie tracce non è stata utilizzata alcuna equalizzazione. L'unico effetto, l'unica cosa che è stata aggiunta alla catena è stata durante il montaggio per rendere il suono più omogeneo, più compatibile, più riproducibile sulla piattaforma che è YouTube, con i suoi pregi, i suoi difetti e le sue limitazioni sull'audio. Chi è del mestiere le conosce. Ho inserito un compressore su ogni gruppo delle batterie, molto trasparente, conosciuto appunto per la sua trasparenza, che non aggiunge niente o non toglie niente. Comunque un compressore molto leggero, un threshold di massimo 2-3 dB, e i parametri di attacco e rilascio gli stessi, esattamente gli stessi su ogni gruppo. Continuando con le conclusioni, non c'è molto da dire, i Superlux ormai non ci sorprendono più, ogni prodotto che stiamo provando è davvero ottimo, qualità-prezzo imbattibile. Anche questo kit, come abbiamo detto, lo consigliamo per praticamente tutte le occasioni. Nel caso dei live magari andate sulle altre opzioni, nel caso di registrazioni, sala prove, così registrazioni amatoriali, home recording, prendete assolutamente i Superlux. Gli altri due kit magari lasciateli stare, perché comunque per avere una registrazione professionale forse è meglio fare un passo indietro e andare in degli studi di registrazione tipo questo, dove si hanno a disposizione dei microfoni di altra caratura, seppur anche delle stesse marche. Per quanto riguarda gli altri due kit invece, il Sennheiser e l'HG, sì, si consigliano un po' per tutto, sono comunque degli investimenti che, nel caso voi lavoriate con la musica, recupererete veramente al volo, perché vi dureranno tanti e tanti anni. Ok, ora finiamo per davvero, torniamo al lavoro per il prossimo video. Ci vediamo presto. Giù nei commenti, come al solito, fateci sapere un po' com'è andata, se avete suggerimenti anche per le prossime recensioni, fatevi sentire. Ciao ragazzi, alla prossima!